Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Ho rifatto la Czech Dark Lager, la birra nera a bassa fermentazione di tradizione ceca, che lo scorso anno mi ha dato grandi soddisfazioni al campionato nazionale, vincendo la menzione speciale che mi ha permesso di qualificarmi alla finale del campionato. Una birra sicuramente fortunata, ma anche ben riuscita. Nonostante questo, ho deciso comunque di cercare di fare delle migliorie su questa ricetta e ho adottato anche le nuove tecniche e attrezzature di cui dispongo adesso. Quindi vi racconto tutta la cotta fino al primo assaggio. Partendo dalla stessa ricetta della birra precedente, ho scelto di aumentare le quantità dei grani utilizzati, mantenendo le percentuali, per alzare la densità iniziale che era risultata essere un po' bassa, e vorrei ottenere una birra leggermente più piena, quindi anche un po' meno attenuata. Incremento leggermente anche l'amaro da 25 a 28 IBU per mantenere il bilanciamento inalterato. Infine ho alzato di qualche grado le temperature in saccarificazione per ridurre un po' l'attenuazione. La precedente versione aveva attenuato abbastanza, qui vorrei lasciare più zuccheri non fermentati. Come grist, stessi malti e stessi identici produttori. 68% di Pilsner Heidelberg della Best Malts, 20% di Munich, 10% di Cara Monaco 1 e 5% di Carafa 2 decorticato della Weyermann. Preparo 24.1 litri d'acqua corretta con cloruro di calcio e acido lattico e la porto a temperatura di saccarificazione. Fatto il machine, parto con il primo step di saccarificazione di 40 minuti a 66 gradi. Passo poi allo step per le alfa di 20 minuti a 72 gradi. Infine 10 minuti di mash out e filtrazione in ricircolo. Arrivo qui a una densità di 1,072. Sollevato il cestello, ho risciacquato con 17.1 litri d'acqua, corretta in temperatura e pH. Arrivo in pre-boil con una densità di 1,044, un paio di punti sopra quella prevista. Ho programmato una bollitura da 90 minuti come faccio solitamente per le lager e birre con malti pilsner per evitare il problema del DMS. Come luppoli ho usato lo stesso Satz della Pilsner in formato coni, negli ultimi 60 minuti ne ho gettati liberi in pentola 55 grammi, che conferiranno 22 IBU. A meno 10 minuti, ultima gettata di 40 grammi per dare altri 6 IBU e arrivare ai 28 finali. Qui aggiungo anche un po' di Protafloc e di nutrimento a base di azoto. Vado in raffreddamento e lascio agire il Protafloc. Trasferisco in fermentatore. La densità iniziale rilevata è di 1.054, ben 3 punti sopra il previsto. Ho avuto un'efficienza un po' più alta di quella che avevo immaginato. Come lievito ho preparato 50 g di Fermentis V3470 che ho reidratato con un po' d'acqua. Fermentazione partita a 10 gradi e mezzo che ho mantenuto per i primi 5 giorni, poi rialzo di mezzo grado al giorno fino a 15 gradi e per finire altri 5 giorni a 15 gradi. Ho registrato un FG stabile di 1.016, nella precedente ero sceso fino a 0.11, ma qui ho voluto appositamente attenuare un po' meno. Scendo fino a 4 gradi e mi preparo a trasferire la birra in fusto per la lagerizzazione.
Faccio sempre il trasferimento a spinta di CO2, non in pressione, cioè sfrutto la gravità e colmo il volume del fermentatore con CO2 in modo che la birra non venga mai a contatto con l'ossigeno. Una volta infusto mando 14 psi di pressione per carbonare la birra. Dopo 3 settimane di lagerizzazione ho imbottigliato tramite il Under Pressure Bottle Filler della Kegland. Facciamo un primo assaggio e vediamo come si presenta la birra finita. Colore nero con riflessi ramati in controluce. Schiuma beige molto pannosa, fine, aderente e persistente. Bellissima. Aroma dolce di pasticceria con misto resinoso erbaceo da luppolo. La base maltata esce con un leggero toffee e caffè d'orzo. Al gusto è dolce all'ingresso, ma subito bilanciata da un buon luppolo erbaceo e terroso. La base dolce è molto simile alla sua versione precedente, ma l'amaro qui è molto più pronunciato e ha un carattere più erbaceo, un po' meno gentile, ma dal carattere prettamente cieco. Il luppolo in coni libero in pentola anche su questa birra ha dato un tocco molto presente e distinto. La birra rimane equilibrata nel complesso, anche se lo stile forse si apprezza meglio se rimane più sulla parte dolce, con il tempo l'amaro però si smorzerà un po' da solo. Fermentazione pulita da lager, no esteri o altri sentori anomali da me identificati. La carbonazione è media-medio-alta, la birra ha una buona morbidezza in bocca, cremosa e nessuna astringenza, mediamente attenuata, non troppo secca. Il luppolo è persistente nel finale con note terrose. Nel complesso penso sia venuta fuori una buona birra, anche se l'equilibrio è cambiato sensibilmente rispetto a quella dello scorso anno. Difficile dire con certezza se si sia trattato soltanto di un luppolo qualitativamente migliore o anche della gettata libera in pentola, che secondo me ha anche contribuito. È venuta fuori una birra veramente luppolata. Da manuale BJCP la percezione del luppolo dovrebbe rimanere tra il basso e il moderato. Qui lo definirei sicuramente più che moderato, probabilmente con un paio di mesi di maturazione si andrà ad ammorbidire un po' e magari il bilanciamento migliorerà da questo punto di vista. La birra, come dicevo, è venuta un po' diversa da quella precedente e anche da come me l'aspettavo io. Dal mio punto di vista ci sono sicuramente degli aspetti migliorativi su questa versione, come la densità iniziale e finale un po' più alta ed un mouthfeel un po' più cremoso e pieno. Il carattere luppolato che è venuto fuori l'avrei trovato più appropriato su una Pilsner. Sulla Czech Dark invece da BJCP bisognerebbe tenere il luppolo in secondo piano rispetto ai malti. È passato un po' di tempo da quando ho fatto il primo assaggio nel fusto di questa birra e già posso confermarvi che l'amaro presente in bottiglia si è un po' affievolito. Adesso è sicuramente più bilanciata. Anche per il grist composto da un mix di malti scuri, la birra sicuramente beneficia di un periodo di maturazione almeno di 2-6 mesi secondo me. Quindi vediamo se riesce a migliorare ulteriormente per quanto riguarda il bilanciamento e la rotondità in bocca e magari più in avanti vi saprò dire meglio. Per il momento su questa birra è tutto, se avete domande, consigli o suggerimenti scrivetemi qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, dei punti hype e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.